Ciao a tutti ragazzi dal vostro avatar. Continua la nostra guida per i nuovi utenti su Sorare e oggi siamo al capitolo 3 nel quale vedremo tutte le ulteriori informazioni sulle cards e sulle pagine giocatore. Quindi si parte. Allora, andiamo nelle mie cards e prendiamo come esempio questa carta di Toya Miogan. Che cos'ha di particolare questa carta? Prima cosa, vedete come questo simboletto in basso RC. Allora significa Rookie Cards, ovvero che si tratta di un calciatore esordiente. Anche la grafica di queste carte è leggermente più scura, quindi quando sono una rookie cards. Queste carte hanno una certa importanza in quanto ci danno un punteggio aggiuntivo per aumentare il bonus nelle collezioni, argomento che andremo a vedere in un prossimo capitolo. Essendo poi un giovane, altra cosa è questo simbolo in basso col numero 23. Questo sta ad indicare che si tratta di un calciatore appunto under 23 che quindi può essere utilizzato nella competizione specifica degli under 23. Quindi questo simbolo lo troveremo in tutte le cards di calciatori fino a quando rientreranno in questa fascia di età. Ancora a fianco troviamo poi questa X rossa. Se ci andiamo sopra, vedete come c'è scritto: questo giocatore è in una squadra non coperta, i suoi punti non verranno conteggiati. Vedete, è anche riportato in rosso qui di fianco. Significa quindi che tutte le carte di questo calciatore non ci daranno un punteggio se le inseriamo in una competizione, quindi ci daranno punteggio 0. E in questo modo sono praticamente inutilizzabili, tranne che per le collezioni e questo, come vi dicevo, lo vedremo in un video più avanti. Vi aggiungo che la X rossa la troveremo anche in tutte le cards di quei calciatori che si sono ritirati dall'attività. Andiamo a vedere per esempio qui Ibrahimovic. Vedete come lui sappiamo che si è ritirato ed ecco qui la sua X rossa. Allora, per quanto riguarda la X, in alcune carte la possiamo trovare anche di colore blu. In questo caso andiamo a vedere per esempio la carta di Cristiano Ronaldo. Vedete che se vado sopra mi dice questo giocatore è coperto solo in specifici tornei. I suoi punti non saranno conteggiati per la Lega Nazionale. Allora, questo perché, come sappiamo, Ronaldo gioca nel campionato arabo, che non è coperto da Soler per quanto riguarda i punteggi. Quindi, tutte le partite di campionato, questa carta non ci darà un punteggio, ok? Se la schieriamo nelle competizioni. Tuttavia è utilizzabile in quelle competizioni internazionali che invece sono coperte da Sorare, come ad esempio le coppe europee, le coppe asiatiche, eccetera, per quanto riguarda i club, e anche nelle competizioni delle squadre nazionali. Ovviamente queste carte valgono anche ai fini delle collezioni, come abbiamo detto. Poi, andando con il cursore sopra ad una carta, vediamo che appaiono altri due pulsanti. Ovviamente queste sono carte di nostra proprietà. Il primo serve per inserire questa carta all'interno di un elenco che noi possiamo creare per, diciamo, indicizzare meglio le nostre carte. Ad esempio, vedete, io ho creato un elenco che ho chiamato compravendita, dove metto tutte le mie carte che voglio andare a vendere. Tornando indietro, e invece l'altro pulsante ci serve invece per monitorare il livello raggiunto dalle cards,
ok? Ecco, li vedete. E i punti XP necessari per salire al livello successivo di quella carta. Ok ragazzi, andiamo adesso invece su una carta della stagione in corso, ok, quindi in season, perché da questa stagione c'è una novità. Allora, vedete intanto che la carta è in 3D, quindi si può muovere e girare, ma questo si poteva già fare dalla scorsa stagione. La novità invece è che ruotandola vedete come anche nel retro della carta sono riportate alcune informazioni che sono il nome del giocatore, il proprietario della carta, quindi in questo caso io, la data e il modo in cui l'ho ottenuta, e sotto ci sono altre statistiche, ovvero in quante GV la carta è stata utilizzata, il punteggio massimo ottenuto e se ha portato a vincere dei premi. Infine, in basso c'è una statistica di punteggio decisivo che varia da carta a carta. Tutte queste informazioni rendono unica ogni carta da noi posseduta, perché vengono raccolte dal momento in cui noi diventiamo i proprietari e ogni volta che cambia il possessore della carta, le informazioni sul retro si azzerano e ripartono da quello che succederà con il nuovo proprietario. In questo modo, le informazioni riportate sul retro delle carte rappresentano a tutti gli effetti la loro storia per tutto il tempo che saranno con noi all'interno del nostro club. Allora ragazzi, adesso andiamo a vedere altre informazioni presenti invece sulla pagina della carta. Eccoci qui. In questa pagina troviamo tutti i dati relativi alla carta che abbiamo già visto, quindi quelli già analizzati, e poi c'è questo settore in cui parla dell'idoneità alla gara, e cioè tutte le competizioni a cui questa carta può partecipare sia in season che classic. Poi c'è il discorso punteggi di cui abbiamo già parlato, la sezione relativa alle collezioni di cui, come detto, ne parleremo più avanti, le ultime 5 vendite delle copie di questa carta, ok, poi ci sono i dati blockchain che a noi non interessano, lasciamoli meglio agli esperti del settore cripto. E infine la cronologia della carta, cioè tutti i passaggi di proprietà fatti da questa carta. Qui ad esempio vedete è stata prima acquistata in asta e poi è stata venduta a me tramite uno scambio di carte e denaro. Ok, abbiamo visto le info della carta. Ma adesso ci resta ancora da vedere la pagina proprio di un calciatore su Sorare. Quindi clicchiamo sul nome del calciatore ed ecco qui ci troviamo nella sua pagina dove è riportato tutto quello che riguarda non la carta ma proprio il giocatore. Quindi la sua squadra, il campionato in cui gioca, i punteggi come sempre che abbiamo visto. Qui vediamo da questo lato la disponibilità di carte secondo la rarità, scendendo quante partite ha giocato in stagione, il minutaggio, se è stato sostituito, se è subentrato, eccetera. Scendendo ancora lo storico dei suoi trasferimenti, quindi tutte le squadre in cui ha giocato in carriera. E poi sulla sinistra invece c'è un grafico dei prezzi con i quali è stata acquistata la carta di questo giocatore.
Scendendo ancora, abbiamo l'ultima partita disputata dal calciatore e le prossime partite da giocare. E infine maggiori info sempre sul calciatore come data di nascita, altezza, numero di maglia, eccetera. Quindi tutte queste informazioni le troviamo anche più in dettaglio in queste schede in alto. Quindi se andiamo su partite troviamo tutti gli incontri precedenti e futuri. Se andiamo su transazioni abbiamo le ultime 5 vendite e le vediamo sia per le in season che per le classic e anche per le varie rarità. Infine c'è la scheda carte e allora qui troviamo tutte le carte in vendita di questo calciatore, sia se ci sono in asta o acquisto istantaneo e sia quelle del mercato dei manager. Sulla sinistra vedete che ci sono tutti i filtri di ricerca in modo da trovare fra tutte queste carte esattamente quella che stiamo cercando. Quindi possiamo scegliere ad esempio tra in season o classic, il tipo di rarità, il prezzo fino a quanto vogliamo spendere per questa carta e poi il ruolo, stagione, squadra in cui gioca, il campionato o persino il livello della carta e tanto altro. Inoltre, con questo tasto in alto a destra possiamo mettere in ordine le cards per prezzo minimo e massimo, pertinenza o quelle che scadono a breve se si tratta di una carta all'asta. Ok ragazzi, adesso abbiamo detto tutto quello che riguarda le cards e la pagina del giocatore. Il prossimo argomento sarà finalmente dedicato ai punteggi di Sorare, che certamente meritano di essere spiegati in modo approfondito. Quindi io vi rimando al nostro prossimo capitolo della guida. Se questa guida vi sta aiutando, lasciate un mi piace ed iscrivetevi. Io, come sempre, vi ringrazio e ricordate, evviva Sorare, evviva il divertimento, ma evviva anche i nostri soldi. Ciao a tutti, bye Avatar!